Ciao a tutti, bentornati sul canale o benvenuti se arrivate per la prima volta. Vi piace mangiare fuori? Magari una semplice ma gustosa pizza? Pensate di conoscere locali stravaganti? Beh, senza nulla togliere a questi ristoranti, ecco una selezione di locali talmente particolari che vi lasceranno sicuramente a bocca aperta. Seguite il video per scoprirlo. Partiamo con il botto. Il Dorian's è uno dei ristoranti più famosi, dove si applica la moda di cenare e pranzare nudi. Avete capito bene, completamente nudi. Finalmente le donne non potranno dire in questo caso, questa sera non ho niente da mettermi. Il ristorante si trova a Manhattan e c'è una lunghissima lista d'attesa per prenotare un tavolo. Appena entrati nel locale bisogna spogliarsi. Ok, un po' di imbarazzo iniziale forse, ma si mangia benissimo. I camerieri sono gli unici a rimanere vestiti. Naturalmente per le serate a tema, il ristorante chiude al pubblico tradizionale. Il ristorante Villa Escudero si trova nelle Filippine a San Pablo City e la sua particolarità è che ha i tavoli proprio vicino alle cascate La Basin. L'acqua scorre letteralmente sotto i piedi dei clienti, quando si dice pranzare a contatto con la natura. Le ricette tradizionali di pesce e carne, accompagnate dal riso, sono assolutamente da provare. Prima o dopo pranzo ci si può sdraiare anche per terra e ricevere un piacevolissimo massaggio fatto dall'acqua della cascata che scorre. Sull'isola di Rangali, nelle Maldive, si trova il ristorante Ita e fa parte di un complesso alberghiero che comprende altri 10 ristoranti e spa. Cosa c'è di strano? È situato a 5 metri sotto il livello del mare. Mentre si pranza si può ammirare la barriera corallina e i coloratissimi pesci, senza bisogno di bombole e maschera. Si mangia in una galleria di vetro con delfini, squali, piebre e mante che vi nuotano attorno. Ci sono solo 14 posti e il locale è molto attento al mood rilassante che caratterizza tutta l'isola. Il costo è abbastanza alto, ma soprattutto a pranzo, con la luce del giorno, ne vale veramente la pena. In centro a Taipei, capitale di Taiwan, dove in origine veniva prodotta la bambola più famosa al mondo, c'è un ristorante internazionale dedicato proprio alla Barbie. Mattel, la casa produttrice, ha concesso la licenza al gruppo, che ha finanziato la costruzione di questo locale stravagante. Le sedie sono rosa, con corsetto sulla spalliera, e le gambe ricoperte di pizze e nastri. Le cameriere hanno il tutù, naturalmente rosa, e coroncine sulla testa. Sembra di entrare in un'enorme casa delle bambole. Quasi 700 metri quadri di sala da pranzo, con alle pareti le illustrazioni dei vari cambi d'abito della famosa bambola. Ma non è solo questo. Ogni piatto, infatti, è stile Barbie, dalle ceramiche brandizzate al caffè con la silhouette della bambola impresse col cacao sulla schiuma, e uno spazio adibito anche a store, per la vendita di bambole, vestitini e accessori. Sicuramente un ristorante che può avere i suoi fan. Per le bambine ma non solo. Per chi ha avuto o ha tuttora la passione per la famosa biondina americana, non può mancare una visita al Barbie Café. A voi piacerebbe? Ditemi nei commenti cosa ne pensate. A Tokyo, in Giappone, troviamo un ristorante a tema molto fuori dall'ordinario. Si chiama Alcatraz. È un misto tra il famoso penitenziario e un ospedale psichiatrico. Intanto, appena l'ascensore si apre, trovate 4 pulsanti per entrare e bisogna premere quello corrispondente al vostro gruppo sanguigno. Una volta entrati, vi troverete nell'atrio schizzato di sangue, naturalmente finto, e le cameriere, vestite da infermiere sexy, vi ammanetteranno e vi porteranno in una vera e propria cella. Poi verrete rinchiusi a chiave e per chiamare le cameriere bisogna sbattere una catena sulle sbarre. Il menù comprende cocktail serviti in finte siringhe enormi o flebo, la birra in orinatoi, carne di manzo a forma di cervello e altre assurdità a tema, come la salsiccia chiamata intestino umano. Naturalmente i piatti tradizionali in ceramica non ci sono, ma le pietanze vengono servite in vassoietti metallici come quelli delle sale operatorie, oppure in ciotole create con tesche in ceramica. Se il menù non è abbastanza orrido per voi, lo staff mette in scena vari spettacolini, coinvolgendo di volta in volta i poveri clienti, con finte punture o altre punizioni corporali.
Evidentemente non è un ristorante per famiglia, ma per chi ha voglia di trascorrere una serata eccentrica e divertente senza aspettarsi ottimo cibo. C'è un altro ristorante da brivido, ma non proprio come l'Alcatraz. Il brivido sarà dovuto in questo caso proprio al freddo. Anche a voi da bimbi piaceva quando nevicava fare un po' pazzo di neve? Beh, in Finlandia, nella città di Kemi, ogni inverno costruiscono uno splendido castello di neve, che include un ristorante totalmente di ghiaccio e neve, veramente suggestivo. Dal 1996 ogni inverno viene ricostruito contattando di volta in volta un architetto diverso, così non è mai uguale all'anno precedente, e ogni primavera si scioglie. Potrete accomodarvi su tronchi di legno rivestiti di pelliccia, spero sintetica, davanti a un tavolo di ghiaccio, e anche le bevande, a base di bacche locali, vengono servite in tazze di ghiaccio. Il menù delle feste, del castello, costa 58 euro e prevede una zuppa di verdura, un filetto di renna, verdure con salsa a base di mirtilli e per chiudere un dessert a base di bacche rosse. Ma se preferite il menù alla carta, troverete anche salmone, pesce persico, agnello e tanto altro. All'interno del ristorante ci sono delle bellissime sculture, di ghiaccio ovviamente. Potete prenotare per una festa a tema o per un matrimonio. Il locale infatti conta 200 posti, da vedere almeno una volta nella vita. E per chi non soffre di vertigini e si annoia nei normali ristoranti accoglienti e con i piedi per terra, ecco il locale che fa per voi. Il ristorante Fan Wang è letteralmente appeso alla roccia sospesa sulle acque del fiume Azzurro. Queste rocce hanno parecchie grotte naturali ed è sfruttando due di queste che all'inizio degli anni 80 è nato il Fan Wang. Per arrivarci è stato costruito un corridoio lungo circa 30 metri sospeso sul fiume, quindi appunto, se soffrite di vertigini, faticherete a raggiungere il vostro pranzo. Potrebbe anche essere una strategia per combattere questa paura. Un bel pranzo in premio se riuscirete ad affrontare il temuto corridoio. Voi lo fareste? Dal 2004, in centro a Parigi, esiste un ristorante con cucina gourmet, che ha una particolarità: i pasti vengono consumati completamente al buio. Se andrete al Dan Le Noir, verrete accompagnati ai tavoli dalle guide, spesso non vedenti. Prima, però, vi faranno depositare cellulari, orologi e tutto quello che potrebbe fare luce in alcune cassette di sicurezza. Inoltre, viene anche consigliato di andare al bagno prima di iniziare il pasto, per la difficoltà del muoversi nel buio totale. Tutto questo consente di fare un'esperienza unica nel suo genere, perché privandovi momentaneamente della vista, rafforzerete i sensi, soprattutto il gusto e l'olfatto, facendovi concentrare sui sapori e sui profumi, senza distrarvi fotografando i piatti per Instagram o guardando l'ambiente circostante e gli impiattamenti sempre coreografici dello chef. Ultimamente sono stati aperti altri locali in franchising, come a New York, Londra, Barcellona, Casablanca e in tanti altri posti del mondo. In questo caso non posso dirvi da vedere, diciamo quindi da provare. Volete chiedere di sposarvi all'amore della vostra vita e cercate il posto giusto? Solo per due a Rieti, nel Lazio, è il primo e più piccolo ristorante al mondo. Ha solo un tavolo e, come si evince dal nome del locale, accetta solo 2 persone a pasto. Non ci sono code, quindi l'attenzione è rivolta tutta ai clienti di turno. È molto caratteristico soprattutto per gli innamorati, ad esempio per una cena di San Valentino, ovviamente da prenotare con largo anticipo. Entrando nel cancello della struttura, si accede al giardino curatissimo, dove sono collezionate palme provenienti da tutto il mondo, ed estate ci si può accomodare per un aperitivo sotto il pergolato d'uva fragola. D'inverno invece, prima del pasto, ci si può sedere all'interno davanti al camino. Qui troverete il libro dei pensieri, che contiene tutte le storie degli innamorati che sono passati da lì e hanno voluto scrivere qualche riga raccontandosi. A tavola poi si abbassano le luci e si accendono le candele, creando un'atmosfera magica. Per chiamare il cameriere dovrete usare il caratteristico campanellino d'argento. La cucina è rigorosamente italiana e utilizza ingredienti freschi e di stagione. I cibi vengono accompagnati solo dai migliori vini di cantine prestigiose. Il prezzo è sui 300 euro a testa, ma avrete un ristorante spettacolare ed un cameriere tutto per voi, e del cibo gourmet a solleticarvi il palato.
Credo ne valga la pena almeno una volta nella vita, no? Cosa aspetti allora? Prendi la persona che ami per mano e correte in questo romanticissimo locale. La Torre di Leandro, o Torre della Fanciulla, si trova su un isolotto a sud del Bosforo a Istanbul, in Turchia. Dalla torre, la vista a 360 gradi della città è meravigliosa, soprattutto il tramonto. All'interno c'è un grazioso ristorante, con un servizio di trasporto per i clienti. Le barchette partono sia dalla costa asiatica che da quella europea. La cucina internazionale, i vini pregiati e la musica dal vivo come sottofondo fanno da cornice a questa ambientazione suggestiva. Cenare su un isolotto in mezzo al mare e con una vista a mozzafiato e tra due continenti è veramente un privilegio. Ricordatevi però che non sono ammessi bambini sotto 7 anni e nemmeno pantaloncini corti e infradito. E anche questo video è finito. Spero l'abbiate trovato interessante. Magari di spunto per un pranzo o una cena stravaganti in giro per il mondo. Fatemi sapere nei commenti. Ci sono ancora tanti ristoranti stranissimi che ci piacerebbe farvi conoscere. Non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi le prossime uscite. Vi saluto e vi ringrazio per averci seguito.